C'è un momento in cui le parole ti amo bussano dentro. Non è un qualcosa di oggettivo che in qualche modo ci racconti che siamo sicuri di star provando quell'amore, è più un qualcosa che viene dalla pancia, molto personale. Ma quando bussano dentro ci spaventano, perché tutti, nel momento in cui le pronunciamo, vorremmo che ci tornassero indietro. A me una volta è successo di riuscire a dirle, in realtà mi è uscita una cosa un po' strana, mi è uscito forse ti amo, e mi potevano rispondere fammi sapere quando ti sei deciso, però mi è andata bene e mi è tornato indietro. E me lo ricordo come un atto meraviglioso ma spaventato, ad alto rischio e alto beneficio. Ecco, io credo sia molto umano avere paura nel momento in cui esponiamo il nostro amore, ci mettiamo a nudo emotivamente e proviamo a intavolare una relazione. È lì che si possono provare le classiche farfalle nello stomaco, come sulle montagne russe o in qualsiasi contesto adrenalinico. E le farfalle nello stomaco che tanto concettualizziamo come sintomo d'amore, in realtà sono parvenza di vulnerabilità. E ha senso, stiamo andando verso l'altro, stiamo cercando di volere l'altro, di essere voluti, di conoscere l'altro e di essere conosciuti. È fisiologico. Noi vediamo sempre la paura come un qualcosa di negativo, ma nell'amore, nei momenti iniziali, è come se fosse un ingrediente che risulta aspro, amaro, spiacevole, ma che si sposa bene con tutto il resto del piatto. Oggi non è così. Oggi c'è questa paura iniziale, ma non è più individuale e contestuale, ma è cambiato tutto, è cambiato il mondo e quindi è cambiato l'amore, c'è questa paura sistemica, sociale. E ci sono dei motivi. Se ci pensiamo, negli ultimi decenni si sono sgretolate tutte le tradizioni intorno all'amore, come il matrimonio oppure il per sempre, ma anche la facilità con cui si pensava di poter avere un partner. Abbiamo destrutturato determinate tradizioni che in alcuni casi erano oppressive, ma allo stesso tempo non abbiamo più quella visione di una via da percorrere in qualche modo, oppure una pietra miliare nella vita. È più nebulosa questa percezione. Abbiamo ottenuto tante libertà per lotta, ma allo stesso tempo navighiamo un pochino nell'incertezza. Un'altra cosa che è successa è che c'è stata una rivoluzione tecnologica, comunicativa molto importante, che si è andata a incistare anche nell'amore. Se ci pensiamo, prima i linguaggi dell'amore stavano nelle lettere, nelle passeggiate insieme, nel vedersi banalmente. Adesso invece parliamo per chat, le videochiamate, i like, le dating app. Prima si aspettava il postino, adesso un vocale di più di 12 secondi, e così magari ci sta sotto l'altro che abbiamo questa cosa. E cresciamo con i nonni, i genitori, i film, i libri che ci raccontano delle meraviglie dell'amore e ci ritroviamo a Natale a parlare per 2 ore della persona che ci ha fatto ghosting con nostra zia. E quindi in qualche modo credo che dovremmo un po' capire che siamo in un terreno nuovo, anche se lo percepiamo come un ammasso di macerie. Lo percepiamo come un qualcosa che è crollato e noi calpestiamo questo mondo dell'amore così austero, faticoso, ma in realtà ha semplicemente una morfologia diversa. E possiamo fare un esempio. Ad oggi si parla tantissimo di ghosting, ovvero la sparizione improvvisa dalla vita di una persona senza una spiegazione in un contesto affettivo. Non è che questa cosa non è mai esistita. Prima si chiamava esco a comprare sigarette. Perché l'essere umano, può scappare nei contesti in cui sente una minaccia oppure semplicemente paura. Il punto è che oggi è diventato in qualche modo sistemico, è diventato diffuso, quasi socialmente accettato, sparire per andarsene. Václavic, nella pragmatica della comunicazione umana, ci diceva che non si può non comunicare. Ed ecco che oggi sparire diventa il comunicare che non ci siamo più. Sono successe poi tante altre cose annesse a questo, come ad esempio l'iperscelta o il paradosso della scelta. Siamo continuamente esposti a tantissime immagini di tantissime persone, a tante presentazioni di sé e quindi anche a tanti possibili partner. E questa cosa ci porta ad essere in qualche modo come in un supermercato dell'amore, in cui siamo sia davanti che dentro uno scaffale.
Davanti allo scaffale cerchiamo di scegliere quello che è il nostro possibile partner e magari c'è questa sensazione di scegliere sempre male, che ci sia qualcuno di meglio e ci arrendiamo al primo aperitivo perché c'è stato un segnale che non ci è piaciuto. Quando siamo dentro lo scaffale invece possiamo soffrire di una forte competizione, temere di non essere scelti e magari anche finire per isolarci. Ed è qui che chiaramente io me ne vado perché tanto ci sono altre persone e tu te ne vai perché tanto ci sono altre persone. Altri aspetti che hanno potuto influenzare possono essere state questioni come ad esempio il divorzio, che è un diritto bellissimo, giustissimo, fondamentale che abbiamo ottenuto, ma allo stesso tempo probabilmente ha iniziato a darci questa visione del matrimonio, dell'amore come un qualcosa di bello ma finibile. Soprattutto se pensiamo a un tasso di divorzio in Italia che rasenta il 50%, oppure se vediamo dentro le nostre case finire un matrimonio. E forse tutto questo in qualche modo oggi ha potuto portarci a essere non più monogami, ma monogami seriali. Quindi non un partner per tutta la vita, un per sempre, ma più partner in cerca di quello prediletto. Tante esperienze, tanti amori, tanto sesso occasionale che è bello, libero, anche se a volte chiaramente uno finisce, sta sul letto e pensa potevo stare a casa a guardare un medical drama. E quindi ci ritroviamo poi alla fine a spacchettare, a frammentare l'amore, perché più piccoli sono i segmenti, le fasi dell'amore, più magari ci sembrano controllabili. C'è la talking stage, la fase in cui si parla prevalentemente per chat e si seleziona l'altro e viceversa. Poi c'è il vedersi, che magari contempla un primo contatto, il contatto sessuale. Poi c'è il frequentarsi. Poi magari si sta insieme dopo 15 anni a questo punto. E poi ci sono delle cose emblematiche e molto esemplificative come la situationship, quella relazione non relazione, in cui si sta insieme, si fanno le cose dell'amore, ma allo stesso tempo non ci si definisce in una relazione. Perché definirsi in una relazione in questo momento ci sembra spaventoso, austero, plumbeo, fastidioso, pericoloso. C'è un grande però. Rimaniamo umani, a distanza di decenni, secoli, millenni, e ci sono delle cose che prescindono dalla differenza d'età, il contesto sociale, culturale. Banalmente anche qualcosa di fisiologico. Possiamo prendere come esempio 2 neurotrasmettitori, ormoni, come l'ossitocina e la dopamina. L'ossitocina è quello che viene narrato popolarmente come l'ormone dell'amore, l'ormone del legame. È un qualcosa che ci porta a vedere l'altro come un oggetto affettivo. E nel sesso, per esempio, favorisce l'orgasmo, il piacere, il benessere e il guardare l'altro come qualcuno che abbiamo incontrato a livello di legame. La dopamina invece ha a che fare con quello che è il desiderio, la volontà, la gratificazione. E nel sesso ci stimola a volere l'altro, a volere quell'atto sessuale, a volere e a legarci all'altro. Se noi prendiamo queste due cose piccolissime nel nostro cervello, ci rendiamo conto di una cosa importantissima. Siamo ancora alla ricerca di quel legame, anche se ci difendiamo, anche se stiamo chiaramente un po' dispersi a provare a difenderci, a provare a cercare qualche sistema che in qualche modo possa farci sentire al sicuro, noi cerchiamo ancora quel legame. E allora quindi forse l'amore non è svanito o morto. Dovremmo guardarlo in questa morfologia diversa e ricordare che l'amore ha un senso molto importante che è quello della contraddizione, che oggi ci spaventa, ma fa sempre parte dell'amore. E stare in questa contraddizione, l'amore può essere spaventoso, doloroso, sofferente, fastidioso a tratti e faticoso. Allo stesso tempo è condivisione, intersezione, crescita, semplicemente le braccia dell'altro in cui stare e non pensare a nient'altro, gli occhi dell'altro che ci amano, in cui ci identifichiamo, la consegna del nostro mondo interiore. Anche poi il letto, le mutande, quella roba lì, che comunque non guasta. E quindi, in un certo senso, io credo che possa essere molto importante pensare di meno e vivere di più l'amore. Perché tutte queste ipotesi negative che noi ci facciamo in testa nei confronti di questo nuovo mondo dell'amore
ci portano a stare molto nell'ipotesi, cercando di scongiurare le cose negative e poco nel dato di realtà, poco nell'esperienza. E il dato di realtà però è sempre molto più forte di quella che è l'ipotesi. E forse oggi più che mai dobbiamo imparare ad amare male per amare bene. Un po' come tiramisù. Prima ti viene liquido, come l'amore di Bauman, poi ti viene meglio. E non è manco difficile. Oggi forse dire ti amo è un atto sovversivo e possiamo scegliere di tornare ad amare come è sempre stato, come un atto di meraviglia. E oggi l'amore non è più nella cantilena del per sempre, non lo è più, o dell'anima gemella, ma è nell'esperienzialità e nelle sue piccole illusioni. Forse oggi dovremmo capire che nonostante tutto possa finire, possiamo vivere l'amore in tutto il suo splendore, la sua meraviglia, in tutto ciò che implica e nel suo prodigio. Grazie.